Ciao amici, andiamo oggi a realizzare la mia versione di Bob Marley. Spero che vi piaccia. Non è tanto difficile da realizzare. Andiamo a vedere come l'ho fatta. Per realizzare la testa di Bob Marley abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 5 giri. Ora facciamo un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 38 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 40 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 42 maglie lavorate. Ora dobbiamo fare 3 diminuzioni nelle prime 3 maglie e 3 diminuzioni a metà del lavoro. In totale saranno 36 maglie lavorate. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 5 giri. Ora andiamo a fare 6 diminuzioni nelle prime 6 maglie, in totale resteranno 12 maglie lavorate. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Andiamo a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno del viso e dobbiamo cercare di spingere verso l'esterno in modo da creare questa forma qui. Dobbiamo tirare fuori un po' gli zigomi perché ha gli zigomi molto pronunciati il nostro Bob Marley, quindi facciamo in questo modo, andiamo a distribuire anche l'ovatta sul mento così e cerchiamo di dargli questa forma qui in questo modo come ho fatto io, quindi dovete tirare leggermente verso l'esterno, spingere l'ovatta così, vi aiutate con la coda dell'uncinetto e date un po' questa forma. Proseguiamo ora per il collo e andiamo a fare per altri 3 giri 12 maglie basse su quelle che abbiamo lavorato. Ora facciamo una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Andiamo a lavorare le 30 maglie per altri 20 giri. E poi andiamo a sostituire con il filato celeste per fare i jeans. Dopo aver fatto i nostri giri andiamo a sostituire il filato con quello celeste e andiamo a lavorare per altri 6 giri le nostre 30 maglie con il filato celeste. Per comodità io ho lavorato i 6 giri di 30 maglie, stacco il filo. Volendo potete anche andare ad unire qui e lavorare 15 maglie per questo lato della gamba e poi andare a lavorare 15 maglie per quest'altro lato della gamba, però siccome ho messo il filo di ferro preferisco fare in questo modo. Vado a lavorare 30 catenelle e poi vado a lavorare 30 maglie basse sulle 30 catenelle. Vado a dividere la parte in due in modo da realizzare 15 maglie per questo lato di gamba e 15 maglie per l'altro lato della gamba e le andiamo a lavorare poi in questo modo. Io ho lavorato già la prima, andiamo a fare la seconda che è uguale e voi farete la prima e la seconda allo stesso modo. Quindi partendo di qua vado a lavorare 15 maglie basse su queste appena lavorate, quindi mi vado ad agganciare con il filo e lavoro 15 maglie da questo lato. Poi andrò a cucire questa base qui sotto. Volendo potete partire direttamente in vita e lavorare anche i 6 giri su questo lato qui del lavoro. Fate come preferite, potete sia unirvi qui con acqua e filo e quindi andare a cucire questa parte, oppure direttamente qui in vita andate a lavorare i 6 giri qui su questo pantalone direttamente, come preferite. Fatto il mio primo giro vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia e ho lavorato le mie 15 maglie. Ora vado a lavorare per altri 24 giri 15 maglie basse, entrando semplicemente in ogni maglia lavoro la mia maglia, quindi devo lavorare le 15 maglie per altri 24 giri.
Dopo aver fatto i nostri giri facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 17 maglie lavorate. Lavoriamo le 17 maglie per altri 4 giri. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 19 maglie. Lavoriamo le 19 maglie per altri 9 giri e stacchiamo il filo. E poi andiamo a fare l'altra gamba allo stesso modo. Fatte tutte e due le gambe possiamo staccare il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire alla base qui. Se invece avete fatto già da qui i 6 giri potete anche cucire da questo punto qui. Inseriamo un po' di ovatta sintetica nei pantaloni e andiamo a bloccare questo filo di ferro qui con un po' di scotch di carta. Se non avete messo il filo di ferro potete anche inserire degli stecchini come preferite. Io vado a mettere un po' di scotch in questo modo, così non sarà d'ostacolo quando andiamo ad inserire all'interno delle gambe e poi sarà anche una protezione per evitare che il filo si possa spostare. Quindi andate ad inserire in questo modo e cercate di inserire le gambe all'interno del filo di ferro. Nel caso avete usato gli stecchini potete inserire anche successivamente dopo aver prima cucito, andate ad inserire poi lo stecchino, lo fate scivolare fino a sopra, riempite anche questa parte qui e poi andiamo a cucire. Ho riempito bene con l'ovatta sintetica ed ora con ago e filo parto da questo punto e vado a cucirmi bene tutto intorno. Prendo tutte e due le parti e le vado a cucire, una maglia di qua e una maglia di qua, e vado a chiudere il tutto, faccio tutto il giro fino a chiudere. Se occorre vado ad inserire un altro po' di ovatta sintetica prima di chiudere completamente. Se vi è più comodo, lo trovate più comodo, potete andare ad inserire degli spilli in modo da bloccare le parti, così non si spostano durante la cucitura. E dopo aver distribuito bene l'ovatta sintetica andiamo a piegare un po' la parte dei piedi, così io ho piegato internamente in modo da poter inserire le scarpe alla base. Per realizzare la barba ho preso il filato che ho utilizzato per fare i capelli, che ho avvolto intorno ad un cartoncino, e vado ora a passare da un lato all'altro in questo modo qui, in modo da realizzare la barba. Ho passato intorno al mento e vado ora a fermare con ago e filo, passando il filo così, in questo modo fermo, e allo stesso modo vado a riempire questa parte qui della barba, rendendola leggermente più folta. Vado a prendere da un lato e l'altro così e creo la barba intorno al mento. E vado a riempire tutta questa parte. E proseguo fino all'altro lato. Con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per il corpo andiamo a creare il naso. Lo facciamo al centro, facciamo una riga in questo modo e andiamo a passare il filo un po' di volte in modo da riempire questa zona. E ora con lo stesso filo andiamo un po' a passarlo così e cerchiamo di dare la forma al naso. Riempiamo da un lato e l'altro e formiamo il naso. Nella base di sotto ci andiamo ad allargare un po'. Prendiamo tutti i fili e andiamo
a chiuderli insieme. E scendiamo verso il basso man mano che riempiamo. Ci allarghiamo un pochino un lato e l'altro. Alla base del naso ci andiamo un po' a riempire di più e tendiamo ad allargare di più in modo da fare il naso più largo sotto, così, e proseguite fino a quando vedete che avete dato uno giusto spessore al naso, e poi andate in questo modo qui e formate le narici da un lato e dall'altro. Possiamo creare poi le pupille con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per la barba e per i capelli. Realizziamo così le pupille. Fatte le pupille possiamo fare anche le sopracciglia. E sempre con lo stesso filo possiamo andare a realizzare i baffi. Andiamo ad infoltire un po' di più la parte esterna e un po' di meno la parte sotto il naso. Andiamo a fare giusto qualcosina in questo modo. Andiamo a riempire un po' di più invece questa parte esterna. Così. E ora con un po' di filo bianco andiamo a realizzare i denti. Passiamo in questo modo e cerchiamo di realizzare la bocca. Facciamo prima il contorno e poi la andiamo a riempire così, e creiamo una bocca sorridente in questo modo. E dobbiamo riempire ora questa zona qui, sempre con acqua e filo. Andiamo a riempire, la possiamo riempire sia in verticale, così magari cerchiamo di fare già i denti, e riempiamo bene lo spazio passando il filo più volte fino a riempire tutto. Dopo aver riempito i denti possiamo andare a riempire anche la zona degli occhi, in modo da riempire sia questo lato qui dell'occhio che l'altro lato dell'occhio. Quindi andiamo con il filo sempre bianco e andiamo a riempire questa zona qui intorno alla pupilla.
da un lato e dall'altro della pupilla. Andiamo a riempire. Andiamo pure nell'altro occhio e facciamo la stessa cosa. Ho passato un po' di filo nero in modo da realizzare i denti sulla parte bianca e ora vado a contornare di rosa in modo da realizzare così la bocca sopra ai denti. Passo il filo un po' di volte in questo modo sia dalla parte di sopra che dalla parte di sotto, in questo modo. Ora vado sotto e faccio la stessa cosa, passo il filo un po' di volte. Con un po' di filo nero ho fatto un po' di rughe qua e là sul volto, passandolo semplicemente così. Per i capelli ho avvolto la lana su un cartoncino e poi sono andata un po' a torcigliarla in questo modo, cercando di dargli un po' la forma così. E poi vado a cucire bloccandola sulla testa, fermo prima con gli spilli e poi vado a cucire. Per la sigaretta con il filato nero avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie per altri 2 giri. Ora sostituiamo il filato nero con quello bianco e andiamo a lavorare per altri 3 giri con questo filato bianco le nostre 6 maglie. Riempiamo un po' con l'ovatta sintetica e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo la parte, poi con un po' di rosso andiamo a colorare la punta qui, passando semplicemente il filo e la andiamo a cucire alla bocca, qui lateralmente. Per le scarpe con il filato bianco andiamo a fare una catenella di 9 maglie e lavoriamo 9 maglie basse dal lato di sotto della catenella e 9 maglie basse dal lato di sopra della catenella. In totale saranno 18 maglie lavorate. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Ora lavoriamo le 20 maglie lavorate in costa dietro, prendete solo la parte di dietro della maglia e andate a lavorare così 20 maglie basse in costa dietro. Lavoriamo per altri 2 giri 20 maglie basse lavorate normalmente. Ora facciamo 4 diminuzioni nelle prime 4 maglie e in totale saranno 16 maglie basse. Ora facciamo nuovamente 4 diminuzioni nelle prime 4 maglie e saranno 12 maglie basse e poi possiamo staccare il filo. Possiamo staccare il filo, riempiamo un po' con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare le righe lateralmente alla scarpa. Per le braccia cominciamo dalle mani e avviamo una catenella di 4 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo 3 maglie bassissime nelle 3 successive catenelle. Fatto questo andiamo ora a lavorare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Lavoriamo nella catenella nelle 4 catenelle successive 4 maglie bassissime. Ora andiamo a lavorare nuovamente 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, giriamo nella prima delle catenelle e lavoriamo 4 maglie bassissime nelle successive 4 catenelle. Abbiamo fatto 3 dita, andiamo a fare il quarto dito, 1 2 3 4 e 5 catenelle, entriamo nella
prima delle catenelle più vicine facciamo 4 maglie bassissime nelle 4 catenelle successive. Fatto questo, ora dobbiamo andare a lavorare le maglie in costa davanti. Prendiamo la prima nostra maglia, facciamo una catenella per girare e mettiamo qui in mezzo alle dita, andiamo a fare una prima nostra maglia prendendola in costa. 1 2 3 e 4, una per ogni dito. Ora giriamo sulla parte davanti e dobbiamo prendere sempre in costa davanti le nostre maglie, quindi facciamo sempre una catenella magari per girare, ci aiutiamo in questo modo e lavoriamo di nuovo 4 maglie basse nelle 4 in costa. 1 2 3 e 4 nell'ultima. Ora dobbiamo lavorare sulle 8 maglie perché abbiamo fatto 4 da questo lato e 4 dall'altro lato, quindi facciamo per 2 giri 4 maglie basse da questo lato, 4 maglie basse dall'altro lato, quindi 8 maglie per 2 giri. Prendiamo le maglie normalmente questa volta e andiamo a lavorare le nostre 8 maglie normalmente. Quindi entrate nella prima qui e lavoriamo le 8 maglie così come si presentano. E ora facciamo un altro giro di 8 maglie. Fatto questo dobbiamo andare a realizzare il pollice qui dove abbiamo l'indice, perché da questo lato avevamo fatto le catenelle di 3 maglie nella parte iniziale, quindi raggiungiamo con delle maglie bassissime il laterale qui in modo da realizzare il pollice. Per il pollice andiamo a fare sempre 1 2 3 e 4 catenelle come abbiamo fatto per il mignolo e risaliamo con delle maglie bassissime 1 2 e 3 maglie bassissime. E ora iniziamo il nostro giro da questo punto. Con la maglia che abbiamo aggiunto qui saranno 9 maglie lavorate, quindi abbiamo aggiunto una. Allora facciamo una, facciamo tutto il giro, 1 2 3 4 5 6 7
e 8, e poi dobbiamo lavorare anche l'ultima maglia sul pollice che abbiamo aggiunto qui, e sono 9 maglie. Abbiamo realizzato così la mano. Facciamo un altro giro di 9 maglie e poi faremo una diminuzione nella prima maglia e saranno 8 maglie. Ora facciamo un aumento nella prima maglia e saranno di nuovo 9 maglie. Lavoriamo le 9 maglie per 20 giri. Terminati i giri possiamo staccare il filo, riempiamo un po' con l'ovatta sintetica e volendo possiamo mettere anche un po' di filo di ferro all'interno delle braccia prima di andarle a cucire al lato della spalla. Per le braccia, una volta che abbiamo fatto tutte e due le braccia, facciamo in questo modo: possiamo inserire il filo di ferro, potete anche non metterlo se non volete, e entriamo qui con il filo di ferro, magari facciamo prima una base con l'uncinetto, lo passiamo in questo modo e facciamo passare il nostro filo di ferro all'interno del corpo, all'altezza diciamo della spalla, così. Poi andiamo ad inserire, prendiamo bene la misura del filo di ferro che dovrà essere posizionato in questo modo, e pieghiamo l'esterno del filo fino ad arrivare alla mano, tagliamo l'eccesso e dobbiamo poi andare a mettere sempre un po' di scotch di carta alla base. Quindi taglio qui, vado a mettere un po' di scotch di carta ed inserisco poi il braccio con un po' di ovatta sintetica, facendo attenzione a mettere il pollice dalla parte del corpo. E ora possiamo andare a cucire maglia per maglia. Dopo aver inserito anche l'ovatta sintetica nelle braccia e il filo di ferro, possiamo andare a cucire bene intorno con ago e filo. Fermiamo sempre prima con gli spilli e maglia per maglia prendiamo sia la maglia del corpo che quella delle braccia. Per le scarpe le andiamo a decorare in questo modo: andiamo a fare 3 righe una vicino all'altra con il filato celeste. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte dell'altra scarpa. E con un po' di filo grigio andiamo a disegnare i lacci. Facciamo prima 2 parti laterali, così passiamo il filo in questo modo e disegniamo un po' il laterale della scarpa e poi andiamo a realizzare i lacci. Ho fatto questo, vado in questo modo qui, ho fatto le 2 linee laterali e ora vado a fare i lacci. Passo semplicemente il filo così. E poi vado a bloccare. Inseriamo le scarpe all'interno del filo di ferro e dobbiamo andare a cucire, quindi blocchiamo con gli spilli e maglia per maglia andiamo a cucire i pantaloni sulla scarpa. Per la canottiera avviamo una catenella di 34 maglie, andiamo a chiudere ad anello le nostre 34 maglie e andiamo a lavorare per 8 giri 34 maglie basse nelle 34 maglie. Ora vado a sostituire il filato rosso con quello giallo e vado a fare per altri 5 giri con questo filato giallo le mie 34 maglie. Ora andiamo a sostituire il filato giallo con quello verde e andiamo a fare per altri 3 giri le nostre 34 maglie con questo filato.
Per quest'altro giro dobbiamo lavorare fino ad arrivare al centro davanti e dobbiamo lasciare le maglie in modo da realizzare prima questa parte qui della canotta e poi andremo a realizzare l'altro lato della canotta. Dobbiamo fare in questo modo. Magari possiamo anche staccare il filo e lavorare solo su queste maglie, in modo sarà più facile, oppure andate a fare delle maglie bassissime, 2, 3, 4, 5, 6, ho fatto 6 maglie bassissime in questo modo e magari ne facciamo 10, 6, 7, 8, 9 e 10. Fatto questo, dobbiamo ora andare a realizzare la parte della canotta, quindi mettiamo al centro così la parte di dietro e dobbiamo ora iniziare la canotta. Facciamo in questo modo: lavoriamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie, giriamo il lavoro e andiamo a fare di nuovo 5 maglie su quelle appena lavorate. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora andiamo a fare una diminuzione nell'ultima maglia. Ne facciamo 1, 2, 3 e saltiamo nell'ultima e 4. Lavoriamo di nuovo 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Giriamo nuovamente, facciamo una diminuzione nell'ultima e saranno 3 maglie, quindi 1, 2 e 3. Io vado a fare altri 3 giri di 3 maglie, poi vado dall'altro lato e vado a fare la stessa parte, la stessa cosa da quest'altra parte, in modo da realizzare la seconda predella. Poi vado a fare anche da dietro lo stesso lavoro e poi stacco i fili e vado a cucirli successivamente. Oppure, volendo, possiamo fare le nostre 3 maglie per altri 6 giri e poi, oltre a quelli 3 che abbiamo fatto qui, andiamo a chiudere in modo da realizzare così la predella. Oppure potete fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui sulla parte di dietro, decidete un po' voi come volete andare a proseguire. L'importante è che riusciamo poi a lasciare aperto, che poi andremo ad inserire, andiamo a cucire dopo sul pupazzo direttamente. Io infine ho fatto in questo modo: ho lavorato le 3 maglie per altri 3 giri, così come ho detto, poi ho rigirato il lavoro e ho lavorato nuovamente per 3 giri 3 maglie, in modo da fare la predella alla parte di dietro. 2 e 3, poi di nuovo 1, 2 e 3 e di nuovo 1, 2 e 3. Ora vado a fare un aumento nell'ultima maglia, faccio in questo modo: 1, 2, 3 e 4 nella stessa maglia, poi giro, lavoro nuovamente 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. E ora vado a fare un aumento nell'ultima maglia e saranno 5 maglie, quindi 1, 2,
3, 4 e 5 nell'ultima. Lavoro nuovamente 5 maglie e posso staccare il filo e poi con ago e filo andrò a cucire una volta che l'ho inserita. Quindi vado a fare l'ultimo giro di 5 maglie. 1, 2, 3, 4 e 5 e posso staccare il filo e poi andrò a cucire dietro. Ora inseriamo la canotta dai piedi, la facciamo salire verso l'alto in questo modo qui e dobbiamo andare a cucire la parte di dietro delle bretelle. E andiamo a cucire questa parte qui dietro, di qua e di qua, con ago e filo. Con il filato celeste possiamo andare a realizzare la cintura. Facciamo una catenella di 32 maglie e poi lavoriamo 32 mezze maglie nelle nostre 32 maglie. Stacchiamo e andiamo a cucire in vita. Poi con un po' di filo grigio potete andare a fare le rifiniture al jeans, fate praticamente la lampo e poi fate le tasche, così passate un po' il filo in modo da realizzare così le tasche. Passiamo un po' di filo rosso sulla punta della sigaretta in modo da realizzare così la parte come se fosse accesa, quindi passiamo un po' il filo in questo modo. Una volta che abbiamo sistemato i capelli andiamo anche a mettere la sigaretta al lato qui, così poi potete metterla come più vi piace, e andiamo a lavorare la giacca. Per la giacca andiamo a lavorare 34 catenelle, lavoriamo 34 maglie basse nelle nostre 34 catenelle, lavoriamo le 34 maglie per altri 20 giri. Terminati i nostri giri andiamo nell'angolo qui e andiamo a lavorare 6 maglie basse, lavoriamo le 6 maglie basse per 6 giri come ho fatto da questa parte e poi andate a fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi lavoriamo le nostre 6 maglie basse per 6 giri da un lato e l'altro della giacca. Poi stacchiamo il filo e andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Possiamo staccare il filo anche da questa parte e ora dobbiamo andare a realizzare la parte centrale. Per realizzare la parte centrale andiamo a togliere 4 maglie di qui per lasciare lo spazio per la manica e 4 maglie da quest'altro lato, quindi dobbiamo lavorare solo la parte centrale. Saltiamo 1, 2, 3 e 4, entriamo qui e lavoriamo 14 maglie basse. Lavoriamo le 14 maglie per altri 4 giri e poi andiamo a lavorare per 2 giri 4 maglie basse soltanto. 1, 2, 3 e 4. Rigiriamo il lavoro. 1, 2, 3 e 4. Poi andremo a cucire questa parte qui in modo da realizzare la manica. Dobbiamo fare la stessa cosa anche per quest'altro lato, dobbiamo lavorare le 4 maglie per 2 giri come abbiamo fatto qui, in modo da lasciare la parte del collo dietro e questa ci servirà per cucire poi dopo, quindi lasciate il filo un po' lungo in modo da poterlo cucire, oppure possiamo utilizzare questo.
Ora dalla parte al rovescio andiamo a cucire le due estremità, prendiamo questa dietro al collo e questa davanti e realizziamo così sopra spalla, diciamo, cuciamo questa parte, le 4 maglie con le 6, le altre due poi serviranno per fare il collo, questo poi lo andremo a girare sul davanti, quindi facciamo combaciare le 4 maglie e poi ripassiamo per rinforzare, e questa poi qui andremo a mettere, andiamo a girare e andremo a mettere la manica della giacca. Per le maniche avviamo una catenella di 14 maglie, andiamo a chiudere ad anello con una maglia bassissima e lavoriamo 14 maglie basse per 18 giri, poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire alla spalla. Terminati i giri possiamo staccarne e fare un'altra uguale e poi andiamo a cucire in questo modo intorno alla manica, così possiamo mettere da quest'altra parte che abbiamo già il filo, oppure possiamo utilizzare il filo che abbiamo lasciato in sospeso qui, come preferite, e andiamo a cucire la manica. Posizioniamo in questo modo e con ago e filo andiamo a cucire bene tutto intorno. Io vado a posizionare in questo modo e con ago e filo prendo sia la parte della giacca che la parte della manica e vado a cucire maglia per maglia bene tutto intorno, in questo modo, fino a fare tutto il giro. Poi per il collo pieghiamo in questo modo la parte davanti e realizziamo il collettino, così andiamo a cucire piegandola in questo modo, stessa cosa dall'altra parte. Inseriamo poi la giacca alle braccia e al corpo e questo è il mio Bob Marley terminato. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, alla prossima! Lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.